Non so neanche se posso chiamarla brioche. Ma guarda che acqua. In questo momento è verde smeraldo, non so quanto si vede. Certo che la vista qui a Cortina è incredibile. Però adesso? Andiamo avanti. Buongiorno, oggi ci ho aspettato un paio di secondi per farvi buongiorno perché la vista veramente merita. E come sempre stanotte era piuttosto fresco, come si può vedere anche dal fumo di questa capanina. E sicuramente prima di andare via andremo a vedere il campeggio, anche perché qui c'è una bellissima torre di osservazione dalla quale potete vedere tutto senza dover neanche fare una scarpinata tra le piazzole. Non che è un problema camminare ovviamente, però non mi è mai piaciuto più di tanto andare lì a disturbare le persone. Bisogna sempre tenere a mente che non a tutti piace essere ripresi. Ora vediamo con quale ordine fare le cose: colazione, doccia, colazione. Anche Caffè. Caffè. Alla fine abbiamo deciso che prima si fa la colazione e poi tutto il resto. Buongiorno. Prego. Grazie. E buona colazione. Grazie mille. A voi. Cosa dici? Che abbiamo fatto bene andare in questo ordine, caffè, poi tutto il resto. Se vi dico io che cappuccio merita, anzi più che merita, fantastico. Oh, il brioche è indescrivibile, è indescrivibile. Non so neanche se posso chiamarla brioche. E finita questa buonissima colazione andiamo a fare un tour del campeggio. Allora, capiamoci subito, non stiamo facendo un servizio pubblicitario, per quello c'è già Bubris. Volevamo solo farvi vedere quanto è fantastico questo posto. Adesso ci troviamo davanti all'ingresso di un ristorante, piscina e il percorso Kneipp. C'è anche una palestra di arrampicata. La vista che avete dalle piazzole è quella lì. Invece infiniti sentieri per il trekking partono direttamente dal campeggio. E partendo da questo posto noi ne abbiamo fatti un bel po'. I video li trovate sul canale. E questo è l'ingresso dei bagni. Ma oltre alle piazzole trovate anche dei chalet e delle casettine sugli alberi.
Da questa parte l'area sosta. E anche qua abbiamo conosciuto nuovi amici, Rita e Paolo di Ravenna. Ciao! Ciao! E con il loro camper. Il nostro camperotto. E questo qua dietro è il camper service. Andiamo a fare camper service. 1 minute 37 seconds later. What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Ora cambiamo la valle, entriamo in questa qua che ci porterà tra qualche chilometro verso il lago di Dobbiaco e in seguito fino a Cortina. Does it all become for granted with a wedding ring? Allora bisogna trovare un posto. E come da previsioni perfette, ma anche fossimo nel film Ritorno al futuro, si è messo a piovere. Quindi noi intanto mangeremo qualcosa. Che cosa? Il couscous con la zucchina nostrana, altre verdure e un po' di manzotin, dai, ho barato questa volta. Poi vediamo e speriamo di riuscire a fare anche un giro attorno al lago di Dobbiaco. E alla fine è uscito il sole. Ma guardate che fiori al parcheggio. E direttamente dal parcheggio c'è un sentiero che scende giù. E ora mi sto domandando, ma perché non siamo venuti prima? Belle le paperelle, a parte il fatto che non bisogna dar da mangiare alle paperelle, mai. L'acqua è assurda, come del resto tutto il paesaggio. E qui c'è la parte paludosa. Il posto è spettacolare, ma pensare che noi per anni passavamo soltanto 2-3 km da questo posto. 2 anni fa volevamo addirittura venire con le bici, ma eravamo stanchi dopo 50 km. E in più c'è un campeggio, dopo ve lo faremo vedere, mentre il parcheggio è piuttosto costoso. Per il camper sono 3 euro, ma il giro si fa in un'ora, un'oretta e mezzo, vale la pena pagarlo. Ieri botanici, oggi biologi. Ti sei mai chiesto quali specie siano presenti? Tritone alpino, rospo rosso e rana di montagna. E per le altre domande e risposte venite qua alla Ruota della Fortuna. E come in tutti i percorsi di montagna che si rispettino, c'è una porta. E noi proseguiamo di qua. È ora della rubrica So tutto io. Noi comunque siamo convinti che in montagna non ci sono sentieri e posti di serie A e serie B, ci sono quelli più famosi e quelli meno famosi. E quelli più famosi noi non vi diremo mai no, non andate a visitarli, ma possibilmente se avete un qualche giorno di ferie, magari fuori alta stagione, durante settimana, allora vale la pena andare a visitare il lago di Bryce. Poi se non avete altra possibilità va bene anche così, ma di posti soltanto qua dove ci siamo adesso ce ne sono così tanti che potreste stare un anno e non esplorarli tutti. Adesso ci tocca togliere calzini di nuovo, ma comunque se seguite il percorso del fiume, ma guarda che acqua, ma è assurdo quanto è trasparente. Vabbè, non so se è azzurra, io sono discromatico. È bella. E qui c'è anche il ponte. E in ogni caso, se mai dice che è azzurra, è azzurra! E qui abbiamo anche una passerella, ma qui c'è un altro corso del fiume. E un altro ponte.
anche io sono curiosa. I compiti della vegetazione: ripararia. E sta riprendendo a gocciolare, si scioglieranno i nostri capelli. E poco fa abbiamo guardato le previsioni per l'Italia per questi giorni e danno fino a 42 gradi. Ma in ogni caso, questo non è soltanto un sentiero attorno al lago, questo è un sentiero che poi si dirama in vari sentieri per raggiungere altri posti, le Marghe e tante cose belle. Non sembra, ma ci siamo allontanati un bel po' dal lago e continua a piovere sempre di più. Ora c'è il dubbio, ci ripariamo o continuiamo? Ci prepariamo per cambiare la batteria, poi continuiamo. Batteria cambiata con la velocità di un pit stop, e visto che sentiamo un po' di fulmini ci affrettiamo a trovare un albero bello grosso, così ci ripara un attimino. Sentiamo i tuoni, i fulmini casomai li vediamo, però vabbè dai. Quella roba lì. Wow, guarda la civetta. Dov'è sto albero? Ma si mimetizzano. Ora magari se avessimo portato un caffè si poteva fare il caffè con la doccia incorporata. Incorporata. Però purtroppo la doccia l'abbiamo già fatta stamattina. Cerchiamo di non disturbare, non avvicinarci troppo. E già poverina, sull'attenti. Andiamo avanti. Le antiche frane. Infatti questo lago è nato proprio dopo le numerose frane che sono scese da lì. È un lago franoso. E manco farla apposta, c'è la spiegazione della nascita del lago. E prima e unica volta che abbiamo visitato il lago di Bryce, come siamo arrivati sul sentiero, abbiamo sentito un treno. Ma non era possibile, un treno sul lago di Bryce. Quando ci siamo girati, perché erano tutti girati verso un'unica direzione, abbiamo guardato, ha franato, ma ha franato di brutto. Lago di Dobbiaco come lago di Bryce, con cambio della luce cambia colore. In questo momento è verde smeraldo, non so quanto si vede con la camera, però fidatevi. E come vi abbiamo detto prima, c'è un campeggio. Non so se mi spiego, mangiare qua. Valeva veramente la pena, però adesso andiamo avanti, andiamo a Cortina per vedere dove hanno registrato una marea di film. abbiamo ripreso la strada, ma lì dove stiamo andando sembra veramente brutto. Che meraviglia, anche con questo tempo, qua non si smette mai di stupirsi. Oh mio Dio! Questo era il lago di Landro. Sembra essere in Austria. E come abbiamo detto, siamo arrivati a Cortina per vedere alcuni luoghi dove sono stati girati film che abbiamo amato nel passato. E guarda il caso, abbiamo trovato posto proprio davanti al stadio del ghiaccio dove sono girati un paio di film. Sì. Ma dobbiamo essere veloci perché potrebbe arrivare un altro temporale. Ma in realtà abbiamo parcheggiato qui perché l'unico posto che abbiamo trovato, e qui si può parcheggiare soltanto per 2 ore, nonostante il lunedì e non è ancora altissima stagione, non c'è un buco.
Dentro Palazzetto del Ghiaccio, come abbiamo detto, sono stati girati 2 film che in comune non hanno nulla. Uno è Vacanze di Natale, l'altro è Solo per i tuoi occhi, dove James Bond viene a guardare Bibi mentre pattina. Purtroppo il bar dal quale il commendatore milanese guarda sua moglie Ivana pattinare è chiuso perché ci sono lavori in corso per le Olimpiadi. A proposito delle Olimpiadi, tra 3 anni ci risiamo. A proposito delle vacanze di Natale, noi pensiamo al primo film, quello fatto con Jerry Calà e Christian De Sica. Ma fratelli Vanzina, per fare questo film si sono ispirati al film Vacanze invernali con Alberto Sordi e Vittorio De Sica. Se pensavate che il locale VIP Club dove Billo suona nasce per esigenze del film, non è così. Esisteva dal 1972, ma dopo il film diventa strafamoso. A proposito di Jerry Calà, che interpretò il personaggio di Billo, è uno dei pochi attori italiani che noi conoscevamo quando eravamo ancora in Jugoslavia, a parte magari grandissimo Marcello Mastroianni o la Sofia Loren, ma lo conoscevamo perché lui, insieme al grandissimo Nando Paone, che magari tanti ricordano soprattutto per il personaggio di Costabile Piccolo del Benvenuti in Sud, è stato protagonista del film Bomber con Bud Spencer. E il centro di Cortina è stato protagonista in tantissime pellicole. E quale posto meglio di Cortina poteva ospitare elegantissimo e affascinante James Bond? Noi qua in Cortina siamo solo di passaggio e già che c'eravamo volevamo vedere alcuni posti dei film che guardavamo una volta che ci sono piaciuti, però dobbiamo dire che tantissimi posti possono vedere bene soltanto in inverno perché sono impianti sciistici. Ma a proposito dell'inverno, ma qui è stato realizzato anche la famosa scena del film di Fantozzi quando dice io sono stato azzurro di sci. Non lo so, però voi se lo sapete scrivetecelo sotto nei commenti. Ma intanto andiamo a trovare un posto per il camper per stanotte dove c'è anche internet perché stasera c'è premiere. Ciao Perro! Certo che la vista qui a Cortina è incredibile. Buon appetito anche a voi! E alla fine, visto che in città non c'era posto, abbiamo trovato un posticino niente male. Buonanotte! Buonanotte! Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.